Buongiorno amici del canale! Ciao! Oggi proponiamo un restyling, si può chiamare all style? Sì. Allora, all style perché? Questa secondo me è una tecnica intramontabile. Ci sono certi mobili che ti chiedono quella tecnica lì. Una delle cose che insegniamo più ai corsi è: va bene quello che piace a te, ma deve star bene in casa tua, quindi non possiamo dimenticarci i tuoi pavimenti, le cose di casa che non vuoi o non puoi cambiare, e soprattutto deve star bene su di lui, un vestito. Un po' come se a me in questo momento venisse, non so, mi dite Elisa ti starebbe benissimo un tubino attillato rosso, magari vi direi anche no. Su ogni mobile c'è il vestito giusto. Ecco, su questo tipo di mobile secondo me sta bene la tecnica del lavaggio. In America la chiamano washed, è una tecnica che faccio vedere da tantissimi anni, ma la faccio sempre vedere classica, ovvero scura su base chiara. Oggi partiamo da una base color New Serendipity, che è il nuovo viola Magic Paint, nuovo da qualche mese, ed è un viola bellissimo, contemporaneo, veramente figo, e secondo me contestualizzato bene questo mobile potrebbe star bene anche in una casa super moderna, super contemporanea. Quindi New Serendipity subito lo stendiamo per farvi vedere quanto è bello, e dopodiché un po' di tecniche che ricreano questa, diciamo, non so, nostalgia dei tempi passati che però non passano mai. Partiamo. Partiamo. Come vedete ci siamo portati avanti. Sui cassetti abbiamo già messo ai lati il nastro carta, fondamentale perché bisogna proteggere i laterali per non colorarli e non sporcarli con la vernice, e abbiamo già tolto i pomelli. Questo barattolo un po' schifido ha semplicemente dentro aceto e sale, non vado a buttarlo via ogni volta, lo tengo in questo modo. Il colore che voi vedete è semplicemente il colore che va via dall'ossidazione dei pomelli, quindi i pomelli li buttiamo qua dentro, aceto e sale, un'oretta, e vedrete come inizia già a togliere l'ossidazione per renderli veramente belli dorati. Ora, mobile all'aria, gambe all'aria, e iniziamo a colorare. Uso il pennello Elizabeth, è bello molto morbido, e come prima passata uso lui. Probabilmente servirà però anche un secondo pennello, il pennello a punta. Lo prende Emma e vi fa vedere come si usa. Io inizio ad andare sulle parti più lisce. Lei continuerà col pennello a punta sui cassetti molto moderati, dove è fondamentale questo tipo di pennello. Guardate che bella stesura che ha, corposa, coprente. In certi punti dove ci sono i fregi basta un tipo di pennello, ma non sempre. Ci sono degli anfratti, tipo questi, dove il pennello normale vi farebbe fare troppa fatica. In questo caso, se tu utilizzi un pennello a punta, questo per esempio è il punta 2, si chiamano punta 2 e punta 4, fai molta meno fatica. Guarda, punta del pennello appena sporca, pennello che si tiene sempre rigorosamente dalla ghiera, si picchietta, e così non fai nessun tipo di fatica e non vai a farti male anche alle mani. È fondamentale ricordare che il pennello non si tiene dalla ghiera perché lo dice Elisa, si tiene dalla ghiera perché a fine giornata, dopo che hai colorato, non hai male al polso, non hai male alla mano. Fidatevi di me che coloro tanto. Utilizzare il pennello in questo modo vi fa risparmiare colore perché eserciti più pressione, vi fa fare meno fatica, non vi fa fare le gocce, cosa che io odio fortemente, tutte le gocce di pittura e di colatura, ok? Quindi mi raccomando, quando usate i pennelli giusti e li usate nel modo giusto, sappiate che non è solamente una questione appunto di postura, di come lo tenete, ma anche di risparmio. Il giusto pennello ti fa risparmiare tanto colore. Continuiamo, Emma. Coloro anche il sotto perché essendo di truciolato è importante andare a colorare per proteggere, più che altro si va a irrobustire la superficie. In questo modo poi negli anni non andrà a rovinarsi, deteriorarsi per l'umidità. Quindi quando avete questo tipo di mobili che sotto non è legno ma è truciolato, coloratevi che è meglio, soprattutto nella parte sottostante. Adesso giriamo il mobile al contrario perché si mette gambe all'aria per fare al meglio tutta questa parte sottostante, ma ora che lo giriamo vedrete le magagne, perché tutti, anche quelli che stendono il colore al meglio, hanno le magagne quando girano il mobile. Di là, 1, 2, 3, 1 e 2. Beh, poche, ma ci sono. Come vedete potete notare tutti i punti in cui
Dall'altra parte ovviamente non vedi quando stendi il colore. Venite a vedere anche come coloro quando ci sono superfici lisce e modelate insieme. Pennello carico come sempre, mi raccomando, riempiamo il serbatoio dei pennelli che hanno il serbatoio. Si scarica così, pennello pieno al cuore, bordo, parte sottostante in modo che inizio con la cornice e poi pennellata incrociata, come? Così, prima in orizzontale e poi subito in verticale seguendo la vena del legno che c'è sotto. Così deve rimanere la prima mano. Mi raccomando, non ripassate troppe volte perché altrimenti togliete, perché nel frattempo la pittura sta già asciugando. Ma questa è una buona stesura da avere in prima mano. E guarda, questo lato in prima mano è finito. Ritocco le magagne. Guardate quanto è facile col pennello a punta in certi punti. Lo stendi bene, prima ti fai tutta la tua cornicetta, guardate che veloce, che facile che è, e poi vai a lavorare anche solo con movimenti circolari. Ho preso colore una volta, guardate quanto faccio veloce a coprire e vado in profondità. Con questo pennello vado in tutti i punti più nascosti e non ci metto niente. Ho quasi finito la prima mano. E guardate il cassetto. Carico sempre il mio pennello, stendo un po' la vernice perché ci sono stata abbondante e ora inizio. Guardate con questo pennello come vado in profondità. È sbagliato prendere per questi piccoli fregi un pennello piccolo, perché il pennello piccolo poi in realtà non copre, anzi graffia. Quindi prima andate un pochettino più abbondanti in prima mano e andate a coprire tutto quello che dovete coprire dei fregi, così. Poi si ripassa con il pennello completamente scarico e si vanno a togliere gli eccessi. Ma guardate io quanto ci ho messo a coprire tutto, 1 minuto. Prendo di qua che ce ne ho un po' di più, senza prendere di nuovo colore del barattolo, ma vado a caricarlo dal mobiletto in modo che me lo porto dove voglio io, qua, e faccio l'ultimo pezzo. Questo è ottimizzare il costo della vernice, questo è un tipo di stesura che ti porta a non sprecare soldi e a ottimizzare i costi. In base al tipo di stesura che tu hai sprechi anche meno vernice. Ora quindi ripasso, picchietto leggermente, mi porto via delle goccioline che posso aver creato con la prima stesura, così, e le vado a stendere nella parte più liscia. Guardate, anche questo è ottimizzare colore. Ho preso pochissima vernice per fare tutto questo cassetto, quindi in realtà quello che voi consumate di colore siete voi a deciderlo, in base a come stendete il colore. E voilà. Ricordate sempre il metodo per fare delle pennellate belle con una pennellata curata sui mobili, perché non è brutto quando si vedono le pennellate, è brutto quando la pennellata è brutta. E soprattutto ricordate che se poi voi andate a passare il protettivo e vedete dei segni, non è il protettivo, è il protettivo satinato o lucido al massimo che mettono in evidenza le vostre pennellate. Sempre stesso pennello, Elisabeth, carico bene il serbatoio, accarezzo i bordi per togliere l'eccesso. Parto dal centro. Ovviamente non l'ho detto, ma su questo mobile è stato fatto AVA molto bene, perché vedete quanto è lucido, ma vedete anche quanto Magic Paint aggrappa e soprattutto non si stacca, perché in commercio ci sono un sacco di vernici che a primo acchito possono farvi vedere che si attaccano così. Sì, però dopo 6 mesi alcune sciolgono e altre si staccano. Guardiamo invece, oltre a questo tipo di stesura liscia, la pennellata incrociata, così. I tempi devono essere veloci perché in questo momento io ho il ventilatore sulla testa che asciuga molto velocemente. Quindi sia che io faccia questo tipo di pennellata che l'altra, quello che devo fare è essere sempre sicuro che quando vado a lisciare la pennellata io riesca a fare questo. 1, 2, 8 e 9. Ora curo i bordi perché devono essere perfetti anche i bordi, non devono avere pennellate strane, e mi godo questa liscezza perfetta che verrà poi messa ancora di più in evidenza con il lavaggio, cosa importantissima. Quindi mi raccomando, di questo video salvate soprattutto il metodo con cui vi ho fatto vedere che usiamo i pennelli e steniamo il colore, perché la prima mano e la seconda mano curate fanno completamente la differenza in un tutorial di questo tipo. Ora asciughiamo velocemente, mi aiuto col foam perché ho un po' di fretta oggi, e iniziamo con la seconda mano. Io ora ho velocizzato con il foam, ma è sempre meglio far asciugare la vernice in modo naturale. Come?
Beh, se è inverno bisogna aspettare un po' di più, ma assicuratevi che non ci sia mai un clima umido perché non fa asciugare bene le vernici, soprattutto su superfici molto lucide. In quel caso, nonostante sia passata magari un'ora o due, è sempre meglio essere con una fonte di calore secco tipo phon. All'ultimo minuto, se invece siete d'estate e avete la fortuna di poter mettere il mobile al sole dopo che avete colorato, tipo questo tavolino, potrai metterlo fuori al sole. In 10 minuti secca? Meglio ancora perché il sole secca benissimo ovunque. Ora ho asciugato bene e faccio la seconda mano. Guardate com'è la coprenza di New Serendipity in seconda mano. Guardate quanto è elegante. È un viola molto elegante, molto discreto, ha una punticina di grigio, una punticina di blu. Quindi guardate qua come ho steso bene con questo pennello e guardate ora come copro al 100% anche la parte dei fregi. Qua la stesura la faccio diversa, parto direttamente picchiettando e poi, se mi piace, liscio leggermente per portare l'avanzo di colore da altre parti. Quindi raccolgo, porto il colore che può esserci in eccesso qua, sempre picchiettando, e poi liscio per far sì che ci sia una bella stesura vellutada. Coprenza totale alla seconda mano. Quindi anche su lucido la prima mano serve per far aggrappare il colore e dare una prima tonalità, e la seconda mano deve essere definitiva, mi raccomando. Questo pennello è la svolta, soprattutto quando si hanno dei fregi come questi, molto impegnativi. Ora sbrighiamoci e andiamo a fare la seconda mano su tutto il resto del mobile. Ok. Vediamo come si fa questo benedetto lavaggio. Perché dico benedetto? Perché amore e odio di tanti. Apro parentesi, è molto più difficile fare il lavaggio su una superficie liscia e grande che farlo su una superficie magari piccola con tante modanature. Le modanature, se rispettate le regole, quindi se andate in profondità con il lavaggio, se togliete in modo appropriato, se scaricate bene il pennello e il panno, viene benissimo. C'è una cosa che devo dire: non iniziate dopo questo tutorial a fare i portoncini di ingresso blindati in verticale. Perché? Perché capita un disastro. Perché? Perché il lavaggio io vado a farlo con pittura, ora vedrete, molto molto diluita su una superficie di vernice Magic Paint, e quindi è ovvio che lo devo fare non lasciando troppo tempo il lavaggio sulla superficie. C'è gente invece che va a fare il portoncino d'ingresso, soprattutto lo lavora in verticale perché non lo può ovviamente smontare, e mette litri e litri e litri di questo lavaggio. Ovviamente hai sotto la superficie lucida, vai a immettere molta acqua, se lo lasci lì un'ora, perché togli, metti, poi noi non ce ne rendiamo conto, ma andando a passare i panni per alleggerire il lavaggio, andiamo a sollecitare la superficie, la rendiamo più sottile, stacchiamo tutto. È successo più di una volta in cui ho visto dei portoncini dove la pittura sotto si è completamente sbollata, scoppiata. Quindi bellissima tecnica da fare, ma dovete ascoltarmi. Prima fate dei test su mobile piccolo se volete fare il portoncino d'ingresso, poi fate anche quello quando siete un po' più pratici. Il trucco però più importante che dovete rispettare è questo. Se non avete mai fatto il lavaggio, se non siete molto pratici, prima di fare quello che sto per fare adesso io direttamente sul mobile, voi ci passate sotto una mano di protettivo. Avete capito bene? Ora ho dato 2 mani di New Serendipity, ci passo sopra una mano di protettivo satinato dappertutto. Che succede quindi che il colore sotto è completamente protetto, e io andrò a fare questa tecnica in modo più semplice, perché posso andare a mettere, togliere, alleggerire, capire quello che mi piace, avendo il protettivo che mi chiude, mi sigilla il colore sottostante, e quindi quando io vado a togliere, prima di tutto non ho paura di andare a macchiare troppo la superficie sottostante, e poi viene via più facilmente. Quindi rispettate questa regola, mi raccomando. La prima volta che fate il lavaggio, prima di farlo, passate una mano di protettivo. In questo piattino inizio mettendo un po' di Rocher, il nostro crema caldo, e lo raffreddo ancora con un goccino di Vintage. In realtà il Vintage non va a tirare fuori la parte cioccolatosa, ma lo va a spegnere ingrigendolo leggermente. Vedete? Fuori un colore molto bello che sta molto bene col viola. Ne metto ancora un goccino di Vintage, lo voglio ancora un pelino più scuro. Attenzione comunque a non scurire troppo, perché altrimenti poi il lavaggio farà poco contrasto. E ora andiamo a annacquare, perché il lavaggio va fatto con colore molto molto diluito.
Come potete vedere io ho preso un piattino largo perché in questo modo posso andare a grattare il fondo mescolando spesso e senza far fatica. Quindi il 100% di acqua. Questo lavoro qua non si può fare con legnetti o altro, bisogna farlo col pennello perché almeno grattate bene il colore che c'è sul fondo e aiutate proprio la diluizione al 100%. Lascio qua i colori se dovessi fare un rabocco e ora partiamo, ma partiamo con la parte più soddisfacente, il cassetto. Vicino dovete avere il cassetto comodo, voi comodi. Meglio se il mobile, il cassetto, quello che dovete indicare col lavaggio sia orizzontale, per le prime volte soprattutto, poi una volta che avete preso il via va benissimo anche in verticale. Pannettini in microfibra o lisci, bambini anche quelli di cotone lisci, asciutti, un secchio con un panno in microfibra bagnato ma molto strizzato. Io parto con quello strizzato ovviamente toglie di più, quello asciutto toglie di meno. Io solitamente uso quello bagnato per togliere subito, quello asciutto per fissare dopo. Mi raccomando, come ho fatto io, dovete sempre tenere in movimento il nostro lavaggio, che avrà sempre colori differenti, altrimenti. Quindi mi raccomando, fate questo lavoro qua spesso, motivo per cui ho preso questo piattino, almeno abbiamo la garanzia di avere sempre colore e acqua ben miscelati. Ho preso il pennello King perché è un pennello che prende molto lavaggio e quindi con una sola presa, quello che ho appena fatto, faccio tutto il cassetto. Ora guardate. Colore azzeccatissimo per quanto riguarda la miscela del lavaggio. Col pennello King è questo, quello che facciamo. Se vogliamo fare ancora meno fatica, ricordiamoci sempre il nostro bel pennello a punta. Ricordate che il lavaggio qua deve starci pochi minuti. Più tempo il lavaggio sta sulla superficie, più sarà difficile poi dopo toglierlo, alleggerirlo. Pronti con il panno umido per alleggerire. I bordi li facciamo poi dopo. Ah, ecco, se ne avete messo troppo, mi raccomando, picchiettate in modo da sportare anche in profondità, perché le goccioline non sono mai belle. Panno morbidissimo, Inizio. Se in questo momento vogliamo fare anche un po' di décapé, perfetto, perché la superficie essendo umida è più debole e non fai fatica quando vai a togliere anche un po' di vernice per andare appunto a fare il décapé. Quindi guardate, vado ad alleggerire ovviamente un pochettino all'interno dei miei fregi, vado a togliere un po' di eccesso, così, per far vedere soprattutto un po' di colore di fondo. Sciacquo la spugna e la seconda passata la do con la spugna bagnata, un po' più bagnata, ma strizzata e pulita. In questo modo andrò a togliere un po' di più e vado a selezionare i punti appunto in cui voglio portare più fuori il colore, tipo qua, qua, questo è il passaggio definitivo, qui e qua. È brutto che si veda lo straccetto, quindi quando si fa il lavaggio bisogna far sembrare questa tecnica naturale. Ok, non si deve vedere la grana dello straccio, è brutto, deve sembrare nato lì. E ora andiamo a togliere ancora un po' di più sopra i fregi per far uscire fuori questo bel serendipity. Vedete, qua sto calcando e in alcuni punti ti faccio uscire fuori anche un po' di marrone. Ultima passata in cui vado a togliere i segni del pannetto e a togliere ancora un po' di vernice. E voilà. Ultima passata, giro il panno dalla parte pulita così toglie un pochettino di più e passo velocemente il panno così per dare un'ultima pulita dove mi piace che il colore di fondo sia proprio bello visibile. Se in questo momento si è asciugato e volete dare ancora un ritocchino, mi raccomando fatelo, perché ovviamente estate fa molto caldo, si asciuga in fretta, quindi ora che è asciutta, nel breve periodo fin quando non è ancora protetta, potete ancora fare questo. Se invece volete fare un pochino di décapé, meglio ancora, perché è ancora debole la pittura in questo momento. E come si fa? Così. Spugnettina abrasiva, vado leggermente ad inumidire la parte e faccio questo.
vedete che viene subito fuori il legno. Voilà. In questo modo non facciamo volare la polvere del decapè e non facciamo soprattutto fatica. Guardate. Se vogliamo farlo anche sui fregi, occhio, mi raccomando, non esageriamo, perché sapete che il decapè con questa tecnica un pochino va ad appesantire. Quindi portiamo via colore, ma non troppo. Spolveriamo, ultima passata e voilà! Consiglio che vi do per fare il secondo cassetto: carichiamo questo, quindi montiamolo e facciamoli vicini, speculari, perché in questo modo farete meno fatica a farli simili. Venite? Ma soprattutto guardatelo da lontano. Ora io monto. Li guardo e mi allontano. In questo modo, allontanandomi, capisco anche se la tecnica mi piace, poi mi avvicino e cerco di capire che cosa può non piacermi, dove posso eventualmente ancora alleggerire. Magari ci sono dei punti in cui voglio ancora togliere. Fin quando non è protetto, io posso alleggerire sia con il pannettino, insistendo un po' di più, che con la spugna abrasiva. Va bene? Quindi mi raccomando, fin quando non proteggete, avete ancora margine di manovra. Continuiamo col mobile. È ora di lavare i nostri pomelli. Apro il barattolone. Ecco il primo pomellino, lo vedete ancora scuro perché dobbiamo andare a togliere tutte le ultime incrostazioni che il nostro aceto ha tolto. Quindi spazzolina per unghie e gratto bene. E voilà! Ecco il prima, guardateli qua, e il dopo. Direi che la differenza è molta. Quindi procedo a spazzolare tutti i pomelli, li asciughiamo subito così che non ossidano e poi ve li facciamo vedere montati. Piccolo tocco per anticare solo in alcuni punti. Giro bene la mia patina cannella, pennellino molto molto piccolo, e vado un pochino ad anticare in questi punti, dove in realtà ci sarebbe il pomellino. Il trucco qua è far asciugare, comunque con il phon, per poi andare ad attivare la nostra patina con l'alcol. È molto più gestibile una patina attivata con l'alcol perché va esattamente dove vuoi tu e quando vuoi tu. Qui andiamo a far sembrare questo piccolo fregio di rame o di ruggine, semplicemente di ferro arrugginito, e lo facciamo colare giù, uguale di qua. Poco poco, andiamo qui. Non mi spiacerebbe che ci fosse anche qua un po' di ruggine che cola. Ora asciugo col phon.
Non fate schizzare, mi raccomando, piano. Asciugherà molto in fretta perché dentro è a base di alcol, quindi evapora e asciuga. E ora con l'alcol vado ad attivare. Pochi spruzzi perché l'alcol scioglierà la patina e farà scivolare. Anche qui diamo il tempo alla patina di attivarsi con l'alcol. Una volta che sarà colato, creerà questo effetto, guardate, estremamente naturale, bellissimo. Ovviamente più schiacciamo con l'alcol, con lo spruzzino, più scioglierà la patina, più l'alcol andrà a depositarsi sulla superficie in modo naturale e più questo sarà l'effetto naturale. È bellissimo. Bello, 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 soprattutto perché è impossibile realizzarlo con il colore. Questo effetto tu lo realizzi solo con la patina. E questo è il bello di utilizzare i prodotti nel modo giusto e quando serve. In realtà la patina cannella in questo caso serve proprio a questo, a creare quella ruggine originale. Perché? Perché ora che asciuga, si è andata a depositare in modo molto omogeneo e naturale su tutto il bordino, anche qua sta colando in modo naturale sulla gambetta. Non dobbiamo andare a velocizzare con il foam perché altrimenti lo faremo schizzare e non si va più ad asciugare e depositare in questi punti. Questa è la patina ben utilizzata. Ora guardo se intorno vedo ancora qualche punto su cui metterne qualche goccia. Tutte le volte che ho in mano cannella poi perdo la cognizione, infatti a un certo punto devo dire ma toglimi via sta patina se non la metto ovunque. Guardate, ho esagerato? È su tutti gli angolini, colature. Ricordate anche che quando avete l'alcol, io adoro spruzzarlo dappertutto perché mi va ovviamente a sfumare delicatamente la patina, poi no, sciogliendosi in alcuni punti, come vedete qua sembra ruggine, e in alcuni punti si va proprio a fondere con il colore e adoro il fatto che spruzzando l'alcol sulle superfici creano questa anticattura perché ovviamente l'alcol va a macchiare la vernice, è un risultato che mi piace tantissimo. Ovviamente dalla cera viene un pochettino, diciamo, levigato, no? Non viene così tanto messo in evidenza, ma è molto bello perché rende la patina ancora più autentica. Questo mobile mi piace tantissimo. Ora Emma, proteggiamo con cere leggendarie? Poi facciamo vedere come sta bene in casa. Non è detto che non resti in casa mia questo, perché è molto bello. Però cera leggendaria e anche qua, se potete, ricordatevi sempre di stenderla con pennellata incrociata. Non vi preoccupate se una volta messa la cera vedete che molte anticature vanno via, perché non vanno via in realtà. Nel momento in cui poi la cera secca, non vi preoccupate che torna tutto quanto visibile. Ora lo proteggiamo bene tutto con la cera e poi lo portiamo nel nostro set privato, ovvero casa, e facciamo vedere quanto sta bene. Guardate anche quanto stanno bene i pomelli, dorati, perfetti, cioè sono tornati nuovi. In questo Emma è una buona strega, ogni volta che si mette lei a lucidare un pomello lo fa tornare più nuovo di quando era nuovo. Wow. L'ossidatura è andata via, è stato lucidato alla perfezione, sembrano veramente dei gioielli. Anche questo restyling È finito. siamo stati decisamente veloci. Avessimo dovuto fare tutto come doveva essere fatto, diciamo che prima mano la mattina, dopo un'oretta fai un'altra mano, poi te la prendi con calma con una tisana, tisana no, questo caldo, con un gin tonic, ti fai il lavaggio e dopodiché fai tutto il resto. Quindi in realtà è un procedimento che sembra laborioso, però diciamo che se hai bene tutti i passaggi in mente ci metti anche molto poco. E ricordatevi i trucchi che vi ho appena insegnato, quindi se siete alle prime armi col lavaggio, mi raccomando, dopo il colore passate una mano di protettivo che vi aiuterà ad alleggerire molto più facilmente il lavaggio. E ricordate anche che in estate il lavaggio asciuga molto di più, quindi piuttosto diluite molto di più con acqua al colore e prendetevi il giusto tempo per imparare, quindi non subito sul pezzetto principale più bello, ma provate sempre su un qualche cosa di nascosto. Anche ricordate che fare lavaggi sulle cose lisce è più difficile che farle sulle cose molto lavorate, quindi ricordate che ve l'avevo detto. Il massimo per iniziare con questa tecnica è fare una piccola cornice molto lavorata. I prodotti che vi ho fatto vedere oggi nel tutorial li trovate sul sito magicpaint.it, unico sito italiano che la rivende, e dai rivenditori che troviamo. Li trovate sempre sul sito Magic Paint, suddivisi per regioni, in una comoda cartina dove potete anche scrivere il vostro paese e vedere qual è il rivenditore più vicino. Se non sono sulla cartina dei rivenditori italiana Magic Paint, non sono rivenditori Magic Paint, quindi rivenderanno pitture differenti.
Magic Pen non la trovate neanche su Amazon e neanche nelle catene di Brico, tipo Leroy Merlin. No. Ciao! Ciao!